Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta una regina che aveva una piccola figlia, troppo giovane per camminare da sola. Un giorno la bambina era molto irrequieta e la madre non riusciva a calmarla, nonostante tutti i suoi tentativi. Crescendo impaziente, vide alcuni corvi volare intorno al castello e disse: «Vorrei che fossi un corvo e volassi via, così potrei avere un po' di pace». Appena finì di parlare, la bambina tra le sue braccia si trasformò in un corvo e volò fuori dalla finestra aperta. Il corvo volò verso una foresta oscura e vi rimase a lungo, mentre i genitori non ricevettero notizie della loro figlia. Più tardi, un uomo stava camminando nella foresta quando sentì un corvo che chiamava. Seguì il suono e si avvicinò. Il corvo disse: «Sono la figlia di un re per nascita, ma sono sotto un incantesimo. Puoi aiutarmi a scappare?» «Cosa devo fare?» chiese. Lei rispose: «Vai più a fondo nella foresta finché non trovi una casa dove vive un'anziana. Ti offrirà cibo e bevande, ma non devi accettare nulla. Se lo fai, cadrai in un sonno profondo e non potrai aiutarmi. Nel giardino dietro la casa c'è un grande cumulo di terra. Devi rimanere lì a aspettare me. Arriverò con la mia carrozza alle 2 del pomeriggio per 3 giorni. Il primo giorno sarò trainata da 4 cavalli bianchi, il secondo giorno da 4 cavalli baio e l'ultimo giorno da 4 cavalli neri. Ma se ti addormenti, non sarò libera». L'uomo promise di fare come le aveva detto, ma il corvo disse: «Temo che tu possa prendere qualcosa dalla donna e non riuscire a salvare me». L'uomo le assicurò ancora di non mangiare né bere nulla. Quando arrivò alla casa e vi entrò, l'anziana lo salutò e disse: «Povero uomo, sembri così stanco. Entra, riposati e lasciami offrirti qualcosa da mangiare e bere». «No», rispose l'uomo, «non mangerò né berrò nulla». Ma lei continuò a insistere: «Se non vuoi mangiare, almeno prendi un sorso di vino. Un sorso non ti farà male». Alla fine cedette e bevve. Quando si avvicinò l'ora, uscì nel giardino e salì sul cumulo di terra per aspettare il corvo. All'improvviso si sentì molto stanco e, nonostante la sua determinazione a rimanere sveglio, si sdraiò per un momento. Ma presto cadde in un sonno profondo e nulla riuscì a svegliarlo. Alle 2 il corvo arrivò con i suoi 4 cavalli bianchi, ma tristemente si disse: «So che si è addormentato». Quando arrivò nel giardino, lo trovò proprio come temeva, profondamente addormentato. Lo chiamò e lo scosse, ma non si svegliò. Il giorno dopo, a mezzogiorno, l'anziana tornò con cibo e bevande, che inizialmente lui rifiutò. Ma di nuovo lei lo persuase e alla fine beve. Quando si avvicinò l'ora delle 2, tornò nel giardino e sul cumulo di terra per aspettare il corvo. Non era passato molto tempo che si sentì così stanco da non riuscire a stare in piedi e ancora una volta si sdraiò e cadde in un sonno profondo. Il corvo, con i suoi 4 cavalli baio, pensò tristemente: «So che si è addormentato». Lo cercò, ma ancora una volta lo trovò addormentato. Il giorno seguente l'anziana disse: «Cosa c'è che non va? Non mangi né bevi nulla. Vuoi farti del male?» Lui rispose: «Non posso e non voglio mangiare né bere». Ma lei mise del cibo e del vino davanti a lui, e quando sentì l'odore del vino, non poté resistere e bevve. Quando arrivò l'ora stabilita, andò di nuovo al cumulo di terra nel giardino per aspettare la figlia del re. Questa volta si sentì ancora più esausto di prima e si sdraiò e cadde in un sonno profondo. Alle 2
Il corvo passò nella sua carrozza, trainata da 4 cavalli neri. Era più triste che mai e disse: «So che si è addormentato e non può liberarmi». Lo trovò profondamente addormentato e tutti i suoi sforzi per svegliarlo furono vani. Mise accanto a lui un pane, della carne e una fiaschetta di vino, che non si sarebbe mai esaurita, non importa quanto lui mangiasse o bevesse. Poi si tolse un anello d'oro con il suo nome inciso e lo mise su uno dei suoi dita. Infine lasciò una lettera che spiegava il cibo e le bevande che aveva lasciato per lui e concludeva con: «Vedo che finché rimarrai qui non potrai mai liberarmi. Se vuoi ancora aiutarmi, vieni al castello d'oro di Stromberg, puoi farlo». Dopo che se ne andò, l'uomo si svegliò e si sentì triste, rendendosi conto di aver perso la possibilità di salvarla. Vide gli oggetti accanto a lui e lesse la lettera, comprendendo tutto ciò che era accaduto. Si alzò in fretta, desideroso di trovare il castello di Stromberg, ma non sapeva quale strada prendere. Vagò a lungo e alla fine si ritrovò in una foresta oscura. Camminò per 14 giorni e ancora non riusciva a trovare un'uscita. Di notte, stanco, si sdraiò sotto un cespuglio e si addormentò. Il giorno successivo continuò attraverso la foresta, ma quando tornò la notte desiderò riposare. Tuttavia, sentì un forte ululato e lamenti che lo tennero sveglio. Aspettò che si facesse buio e che le persone iniziassero ad accendere le loro case. Poi vide una piccola luce in lontananza e si diresse verso di essa. La luce proveniva da una casa che sembrava più piccola di quanto fosse, perché davanti ad essa c'era un enorme gigante. Pensò: «Se il gigante mi vede entrare, la mia vita sarà in pericolo». Ma radunò il suo coraggio e si avvicinò. Quando il gigante lo vide, gridò: «Che fortuna che sei arrivato! Non mangio nulla da molto tempo». «Posso mangiarti per cena, preferirei di no», rispose l'uomo. «Non voglio essere mangiato». «Se hai fame, ho abbastanza cibo per entrambi. Se è vero», disse il gigante, «ti lascerò in pace». «Pensavo solo di mangiarti perché non avevo altro». Entrarono insieme e si sedettero. L'uomo estrasse il pane, la carne e il vino, che, nonostante ne avesse mangiato un po', erano ancora pieni. Il gigante si godette il pasto e mangiò e bevve fino a sentirsi soddisfatto. Dopo che il gigante finì di mangiare, l'uomo chiese se potesse aiutarlo a trovare il castello di Stromberg. Il gigante rispose: «Controllo la mia mappa. Mostra tutte le città, i villaggi e le case». Cercò nella sua mappa, ma non riuscì a trovare il castello. «Non importa», disse, «ho mappe più grandi sopra nel ripostiglio. Possiamo guardare quelle». Ma dopo aver cercato, non lo trovarono ancora. L'uomo voleva continuare il suo viaggio, ma il gigante gli chiese di restare un giorno o due fino a quando suo fratello non tornava con del cibo. Quando il fratello tornò a casa, chiesero del castello di Stromberg e lui disse che avrebbe controllato le sue mappe dopo aver mangiato. Dopo che il fratello finì il pasto, andarono tutti nella sua camera e guardarono attraverso le sue mappe, ma ancora una volta il castello non fu trovato. Poi prese mappe più vecchie e cercarono fino a quando, finalmente, lo trovarono, ma era a migliaia di miglia di distanza. «Come farò mai ad arrivarci?» chiese l'uomo. «Ho 2 ore di tempo», disse il gigante, «e ti porterò vicino al castello. Poi devo tornare a badare al bambino che abbiamo». Il gigante portò l'uomo a circa 100 leghe dal castello e disse: «Puoi camminare il resto della strada». L'uomo viaggiò giorno e notte fino a raggiungere il castello d'oro di Stromberg. Tuttavia, si trovava su una montagna di vetro e dal fondo
vide la fanciulla incantata girare intorno al suo castello e poi entrare. Era felicissimo di vederla e voleva raggiungere la cima della montagna, ma i lati erano così scivolosi che ogni volta che provava a scalare, tornava indietro. Rendendosi conto di non poterla raggiungere, si sentì triste e decise di aspettarla. Costruì una piccola capanna e guardò per un intero anno. Ogni giorno vedeva la figlia del re girare intorno al suo castello, ma non riusciva a avvicinarsi. Un giorno, mentre guardava dalla sua capanna, vide 3 ladri combattere e li chiamò: «Dio sia con voi!» Si fermarono a combattere per ascoltare, ma vedendo che non c'era nessuno, ripresero la loro battaglia. Lui chiamò di nuovo: «Dio sia con voi!» Si fermarono di nuovo, ma quando non videro nessuno, continuarono a combattere. Chiamò una terza volta: «Dio sia con voi!» Questa volta, incuriositi dalla loro lotta, uscì a chiedere cosa stesse succedendo. Un ladro spiegò che aveva trovato un bastone che poteva aprire qualsiasi porta se colpito contro di essa. Un altro disse di avere un mantello che rendeva invisibile chi lo indossava, e il terzo aveva un cavallo che poteva portare il suo cavaliere su qualsiasi cosa, anche su per la montagna di vetro. Stavano litigando su se condividere i loro tesori o tenerli per sé. Sentendo questo, l'uomo disse: «Scambierò qualcosa per questi 3 oggetti. Non soldi, che non ho, ma qualcosa di più prezioso. Prima devo vedere se quello che dite è vero». I ladri gli lasciarono montare il cavallo, gli diedero il bastone e gli passarono il mantello. Una volta indossato il mantello, diventò invisibile. Poi li sorprese con il bastone e li colpì uno per uno, dicendo: «Ecco, pigri ladri, ora avete quello che meritate. Siete soddisfatti?» Dopo di ciò salì sulla montagna di vetro. Quando raggiunse il cancello del castello, lo trovò chiuso. Ma colpì con il bastone e si aprì immediatamente, permettendogli di entrare. Salì le scale e si ritrovò nella stanza dove la fanciulla sedeva, con un calice d'oro di vino davanti a lei. Non poteva vederlo perché indossava ancora il mantello. Togliendo l'anello che le aveva dato, lo gettò nel calice, producendo un suono quando colpì il fondo. «Quello è il mio anello», esclamò. «Se è così, allora l'uomo che sta venendo a salvarmi deve essere qui». Lei cercò nel castello, ma non riuscì a trovarlo. Nel frattempo lui uscì, si tolse il mantello e risalì sul suo cavallo. Quando lei arrivò al cancello del castello e lo vide, esclamò di gioia. Lui scese, la prese tra le braccia e la baciò, dicendo: «Ora ti ho davvero liberata, e domani festeggeremo il nostro matrimonio». Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.